dall'Audi guardano nel loro garage e scoprono che manca sempre qualcosa, per esempio una coupé che faccia concorrenza alla Ferrari o magari un'automobile anti-Tesla. Beh, è successo così anche per questa RS Q8, anche se la concorrenza sembrerebbero avercela in casa. Le auto di riferimento in questo caso si chiamano Porsche Cayenne e Lamborghini Urus. In effetti delle parentele molto strette ci sono, come potete immaginare, ma ci sono anche delle profonde differenze. Le vere concorrenti in realtà si chiamano BMW X6 e Mercedes GLE Coupé. Sì, perché la RS Q8 ha un sapore abbastanza diverso da quello delle cugine, non è così estrema come una Urus e aggiunge delle tecnologie molto importanti a questo tipo di motore, e poi non è così spavalda come una Cayenne. Potremmo dire che è la giusta via di mezzo. Anche se cerca di non essere troppo appariscente, ha un bagaglio di tecnologia che la porta davvero un passo avanti rispetto a tutte le altre. Ci vorrebbe un'ora per raccontarvi tutto quello che ha a bordo, ma in ordine sparso troviamo tecnologia mild hybrid a 48 volt, motore modulare, 4 ruote motrici e sterzanti, sospensioni ad aria adattive a controllo elettronico, trasmissione con differenziale autobloccante centrale, altezza regolabile, barre antirollio, e per non farsi mancare nulla ha fatto il record a Nürburgring per le sub stradali, lasciando una Mercedes indietro di 12 secondi. Il motore V8 turbo ha una spinta che ti attacca al sedile. Se mettete giù tutto senza avvertire c'è qualcuno in macchina con voi, potrebbe anche dirvi delle parole poco simpatiche. Lì davanti ci sono 600 cavalli e 800 Nm di coppia e non ne va sprecato nemmeno uno grazie alle meraviglie di questa trazione integrale 4 col differenziale centrale autobloccante. Non c'è verso di metterla in difficoltà per mettere giù tutta la potenza. Ma come dicevo, il 4 litri turbo fa un bel salto in avanti per quello che riguarda la tecnologia. Adesso è mild hybrid e modulare, proprio come sulla RS6. Non è che questo accorgimento serva per ridurre i consumi, tutt'altro, anzi la stessa Audi dice che con quest'auto si fanno in media 8 km con un litro e io non sono riuscito a farne più di 5. Però nei rallentamenti si riescono a recuperare fino a 16 cavalli di potenza da immagazzinare in una piccola batteria a litio-ioni che sta nel bagagliaio. E poi se non c'è troppa richiesta di potenza, in una marcia tranquilla il motore scollega 4 cilindri e addirittura si spegne fino a 40 secondi per recuperare energia. Il sapore di questa Hyper SUV è molto differente a seconda di come viene regolato il Drive Select, che ha addirittura 8 posizioni, di cui 2 personalizzabili che si chiamano RS1 ed RS2 e si possono raggiungere in un momento premendo questo tasto sul volante. La vera bravura di Audi Sport, secondo me, con questo modello è stata quella di conciliare le caratteristiche di una super SUV che fa lo 0-100 in 3,8 secondi e quella di un'auto che si può guidare tutti i giorni sulla strada per andare a lavorare. Se scelgo le posizioni comfort oppure efficiency, posso guidare tranquillamente dimenticandomi di avere 600 cavalli sotto il cofano e non innervosire i miei passeggeri e partire per un lungo e probabilmente comodissimo viaggio. Viceversa, se si sceglie la posizione Dynamic oppure una delle RS, il coinvolgimento anche dal punto di vista del sound è straordinario. Non è un sound che ti strappa via i timpani dalle orecchie come quello della Urus, però ha una sua personalità e si fa sentire nei momenti giusti e nelle modalità giuste. In fondo direte che ci vuole una Q8 col motore pompato, ma in realtà non è che stanno proprio così le cose, perché questa auto in realtà è 3 auto in una e sotto questo punto di vista il prezzo di 145.000 euro non sembra neanche esagerato. Sto scherzando naturalmente, però guardate cosa sa fare fuori dall'asfalto. Sì, perché oltre a tutto il resto, la RS Q8 ha una posizione off-road e anche una all-road che va benissimo per la neve, dove guadagna 9 cm di altezza rispetto alle posizioni più sportive e così diventa una imponente fuoristrada. Oddio, non è che con le gomme da 23 pollici si possa osare più di tanto e anche quelle di serie da 22 non permettono di scatenarsi dove è finito l'asfalto, però ci si può divertire davvero perché la trazione può arrivare fino all'85% al posteriore e l'aderenza e la spinta sono straordinarie. Lo sterzo ha sempre il giusto carico e reagisce anche molto velocemente e il rollio è quasi completamente annullato in modalità RS. Tutte le curve riescono piatte e senza nessuna tendenza al sottosterzo.
Arriva a gennaio e il prezzo di 145.000 euro, di cui vi dicevo prima, prendetelo come un punto d'inizio, perché sapete che con i listini Audi si può arrivare quasi dovunque, proprio come con la RS Q8, ma con un certo stile. La gamma delle RS è in grande ebollizione e, potendo, voi cosa fareste? RS6 oppure RS Q8?